Hello everyone, I'm Alessandra, your Italian teacher. Today, I'll take you with me to the local market. We'll explore how to greet vendors, ask about prices, and buy fruit, vegetables, and cheese, all in Italian. Listen carefully to the dialogues, repeat after me, and notice the natural expressions. And stay until the end, because I'll explain a very useful grammar topic: Italian numbers, I numeri, essential for prices, quantities, and everyday conversations. Scena 1. Al mercato. I saluti e le mele. Buongiorno. Buongiorno, signora. Come sta? Bene, grazie. E lei? Bene, grazie. Che frutta ha oggi? Ho mele, pere, arance e banane. Le mele sono buone? Sì, molto buone. Sono fresche. Quanto costano le mele? 2 euro al chilo. Mi dia 2 chili di mele, per favore. Certo, ecco il sacchetto. Grazie mille. Prego, buona giornata. Arrivederci. Scena 2. Al mercato. Le verdure. Buongiorno. Buongiorno. Ha pomodori oggi? Sì, ho pomodori freschi. Quanto costano i pomodori? 1,50 € al chilo. Mi dia 2 chili, per favore. Certo. Ecco i pomodori. Ha anche zucchine? Sì, le zucchine sono molto buone. Quanto costano le zucchine? 2 euro al chilo. Mi dia 1 chilo di zucchine. Va bene, in totale sono 5 euro. 5 euro. Sì, 3 per i pomodori e 2 per le zucchine. Perfetto, ecco i soldi. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Scena 3. Al mercato. Il formaggio e il pane. Buongiorno. Buongiorno. Ha formaggio oggi? Sì, ho formaggio fresco. Quanto costa il formaggio? 5 euro al pezzo. Mi dia 3 pezzi di formaggio, per favore. Va bene, 3 pezzi sono 15 euro. Ha anche pane? Sì, ho pane bianco e pane integrale. Quanto costa il pane? 2 euro al pezzo. Mi dia 2 pezzi di pane bianco. Certo, 2 pezzi sono 4 euro. Quindi il totale è 19 euro. Esatto, 15 per il formaggio e 4 per il pane. Perfetto, ecco i soldi. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Scena 4. Al mercato. Incontro con l'amica. Ciao Maria. Ciao Alessandra, come stai? Bene, grazie. Ho appena fatto la spesa al mercato. Ah, interessante. Che cosa hai comprato? Ho comprato mele, pomodori, zucchine, formaggio e pane. Molto bene. Quanto hai speso? Ho speso 24 euro in totale. 24 euro? Non è troppo. Sì, 15 per il formaggio, 4 per il pane e 5 per frutta e verdura. Perfetto. Ora hai tutto per la settimana. Esatto. Grazie Maria. Buona giornata. Buona giornata, Alessandra. Grammar comments. Hello again. Before we finish, let's look at 2 important grammar points from today's dialogues. Italian numbers. In Italian, compound numbers are written together, not separated like in English. For example, 25, 31, 52. Notice something special. When we add 10 to another number, the consonant of the next word is doubled. That's why we say 17 and 19. Another detail. When we say 21, 31, the final vowel disappears. So it's 21, not 21. 31, not 31. Fare la spesa versus fare spese. In Italian, we have 2 similar expressions. Fare la spesa. This means
doing the daily or weekly grocery shopping, fruit, vegetables, milk, pasta. Example: Il frigo è vuoto, vado a fare la spesa. Fare spese, often without the article. This means going shopping for clothes, books, or accessories. Example: Ho bisogno di un vestito nuovo, vado a fare spese. In today's dialogue, I said, Ho appena fatto la spesa, because I was buying food at the market. Thank you for joining me today at the market. We practiced greetings, asking about prices, and buying everyday food in Italian. You also learned how to use compound numbers like 15, 17, and 25, and the difference between fare la spesa and fare spese. Remember, repeat the dialogues, listen carefully, and try to use these expressions in your own practice. Step by step, you'll feel more confident speaking Italian in real situations. I'm Alessandra, your Italian teacher, and I look forward to seeing you in the next episode of Alessandra's Italian Dialogues. Arrivederci.